Ho il grandissimo piacere di ritrovare quindi qui su Passione Inter il collega ed esperto arbitrale e arbitro Maurizio Russo. Ciao Maurizio, ben ritrovato, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera a te e a tutti quelli che ci stanno guardando. Maurizio, grazie mille per il collegamento e per essere qui con noi in un momento delicato e importante e dopo un appuntamento con OpenVAR che devo dire ci ha lasciato tutti quanti un pochino perplessi, un pochino sorpresi. E quindi ti abbiamo convocato perché in qualità di esperto arbitrale volevamo sapere un po' la tua opinione sull'episodio famoso di Milan-Inter, sull'arbitraggio di doveri e soprattutto su quella che è la spiegazione data da OpenVAR. Io Maurizio, ho recuperato le immagini che avevi tu del derby, dell'episodio, Sì. ecco, del fattaccio di Ricci e ti lascerei fare la cronaca, poi aggiungo io delle domande e delle opinioni. Tu come hai reagito alla spiegazione oggi di OpenVAR su questo episodio? No, Lorenzo, diciamo che ormai l'appuntamento del martedì con OpenVAR è molto aspettato, diciamo così, perché c'è curiosità per capire bene o male quello che succede in campo, anche se non sentiamo subito l'audio dell'arbitro, lo capiamo. Quello che succede a Lissone lo scopriamo solo il martedì, appunto. E in questo caso, il famoso tocco di mano di Ricci, noi siamo qui a parlarne da 2 giorni ormai. Sì. Opinionisti, ex calciatori, ex arbitri, semplici tifosi, siamo tutti qui a parlarne 2 giorni contro i 2 secondi del check del VAR, perché quello che è sconcertante non è quello che si sono detti, è quelli che non si sono detti, perché c'è il tocco di mano, in sala VAR Abisso e Di Bello riguardano 2 replay e si sente subito Abisso, che è il VAR, mentre Di Bello è AVAR, Abisso dire check completato. Cioè, per la prima volta, forse, non si sente nemmeno Sì. il VAR con l'AVAR discutere un attimo dell'episodio, confrontarsi, che poi magari i due possono essere anche d'accordo con la decisione di campo, però la discuti. Siamo in pieno l'ultimo minuto di recupero di un derby che può decidere lo scudetto con il risultato in bilico, perché la squadra che difende è un gol di vantaggio su quella che sta attaccando. C'è un episodio così importante e tu dopo 3 secondi, 2 replay, entrambi con la prospettiva dal retro, quindi non hai nemmeno visto quella frontale, eh, check completato. Poi dopo si sente sempre Abisso dire di nuovo check completato, puoi fischiare la fine, Sì. quindi è quasi Abisso che invita Doveri a far finire la partita, e solo dopo, attenzione, dopo che ha detto puoi far riprendere il gioco, si sentono Abisso e Di Bello dire guardare altri replay, quindi non si capisce perché nel frattempo hai già dato l'ok a far riprendere il gioco. Ehm, ti ripeto, dopo continuano a vedere i replay e tra di loro in effetti dicono che insomma, non c'è nulla perché il braccio è dentro la figura, e quindi tutti gli elementi, no, che abbiamo già analizzato ieri sulla non punibilità del tocco. Maurizio, ti devo fare necessariamente un po' di domande perché Sì, ci sono certo. tante cose che non tornano. Io mi sono preso, intanto ho fatto la trascrizione parola per parola, lettera per Sì, lettera di tutto quello che si sono detti. sì. E partiamo da Doveri, che prima cosa che Mhm. dice è petto, niente, 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 tutto naturale. Questo è quello Sì, che dice Doveri. Doveri che, ricordiamolo, era posizionato qua, alle sì. spalle di Ricci, e infatti lui dice petto, niente, niente, tutto naturale. Poi si sente sì, certo, va bene, vai, fammelo rivedere comunque. C'è questo passaggio che non si è capito molto bene. E mentre stai dicendo questa cosa, dal momento del tocco al check completato sono passati circa 12 secondi in Mhm. totale, con 2 secondi di review, come dicevi tu, e si sente questo check completato. La prima domanda che ti faccio, prima di arrivare a quelle ancora più spinose, è: nel momento in cui la sala VAR dice all'arbitro check completato, Mhm. finito lì? Si può Sì. tornare indietro? No, perché Oppure riprende il gioco e inizia un'altra app. okay. Quindi quando dice c'è completato non è che puoi dire: "Ah no, no, aspetta, mi sono sbagliato." No, no.
Ok. Ti chiedo questo perché poi, ecco, dopo 34 secondi si sente Doveri che dice cross, tutto buono, testa, fondo. Sta probabilmente ripercorrendo mentalmente. È No, andato, no, quello è l'audio dell'azione, va avanti. Dopo quel tocco, questo tocco di mano, lo stesso Ricci svirgola allontanando il pallone, l'Inter rientra in possesso del palla, c'è un cross, cioè fa la ok, telecronaca, Doveri. ok. Cross, il completo dell'errore è di Akanji e finisce alto sopra la traversa. Giusto, giusto, giustamente, giustamente. E quindi fa già controllato niente, perché gli stavano chiedendo più Sì, Esposito. perché c'è Pio Esposito che è il primo che va a protestare, Sì. diciamo. E qui allora 34 secondi dopo si sente ancora una volta la sala VAR che dice check completati, puoi fischiare la fine. Dopo Sì, questo cross. non si capisce perché lo ripete. In realtà Abisso dice subito check completato, stop, no? Sì, E poi di nuovo si sente appunto, come dici tu, check completato, puoi fischiare la fine, perché nel frattempo il pallone non è mai uscito, quindi dopo il check completato non è che riparte una nuova azione, perché ripeto, anche Ricci quello. tocca con la mano, spazza, il pallone non esce, l'Inter rientra in possesso di pallone, c'è questo cross e c'è il copia di Akanji, va fuori. Lì di nuovo dice check completato, puoi fischiare la fine. Però sì, se tu già hai deciso che il check è completato e non ti sei nemmeno confrontato con l'AVAR, Lascia delle perplessità, non ecco. vedo perché dovrebbe cambiare idea dopo. Esattamente, esattamente. Anche perché poi si sente di nuovo la sala VAR parlare dove dice mai, mai, come dire, non è mai rigore, prova a Mhm. togliere tutto, dai, prova a togliere il braccio, intende, e poi dice di nuovo nel corpo, quindi non fa Sì, nulla. Torna questo discorso del fatto che non aumenta il volume e sì, che comunque il pallone avrebbe colpito il sì. corpo. Ma soprattutto, Maurizio, quello che non torna è il discorso del ritrae il braccio. Come chiudiamo questo episodio, quindi? Allora, Lorenzo, io l'abbiamo già analizzato ieri, cioè se dobbiamo mettere dal punto di vista numerico, dobbiamo vedere gli elementi di punibilità e quelli di non punibilità, questi ultimi sono molto di più, perché pallone inaspettato, braccio dentro la figura, in posizione abbastanza naturale, insomma, sono tutti elementi di non punibilità che fanno propendere per appunto la non assegnazione del calcio di rigore. Il problema è che subito Marelli a DAZN, ieri tutti i giornali, oggi il rappresentante ufficiale dell'AIA nella persona di Tonolini vengono a dire che il movimento del braccio è a chiudersi, ritrae il braccio. E questa è l'unica cosa che veramente non riesco a capire, perché se tu dici per me questo non è rigore perché il pallone se non avesse toccato il braccio sarebbe finito sul corpo, sul petto di Ricci, posso accettarlo, ma se tu dici il movimento è naturale e ritrae il braccio, stai dicendo una non verità, perché tu stai facendo vedere la seconda immagine, quella del momento del tocco, ce n'era anche un'altra in cui, eccola qui, cioè, appena colpito di petto Dumfries, guardate dove è il braccio di Ricci, non è largo come nella seconda immagine. Questo che vuol dire? Che il movimento non è a chiudere, il movimento è ad aprire. Quello che ci dicono in sezione è che quando il braccio va verso il pallone e non viceversa, può essere considerato una giocata volontaria. Quindi se il tocco è volontario perché magari gli è venuto naturale, no? Insomma, chi ha giocato a calcio anche a scarsissimi livelli sa che può esserci Mm. un movimento che tu fai quasi inconsciamente, vedi il pallone e ti viene da toccarlo con la mano. Secondo me è questo quello che è successo con Ricci. Cioè gli è venuto proprio istintivo allargare il braccio per toccarla e se è volontario tutti gli elementi di non punibilità non vanno più considerati perché ci sono due tipi di tocco di mano. Quello volontario, sempre punibile. Quello involontario è punibile solo in determinate occasioni, cioè se ci sono gli elementi di punibilità, come può essere quello di Genoa-Roma, in cui l'AIA, per esempio, ha ammesso che c'è stato un errore in campo dell'arbitro e del VAR
che non ha richiamato Colombo per la on-field review. Quindi quello è involontario, ma punibile. Questo, se è involontario, non è punibile. Se è volontario, è punibile. Guarda, io ho trovato un altro elemento in questa ricostruzione che mi lascia ancora più perplessità e tra poco ci arriviamo. Prima però ti giro la domanda che arriva dal club di Passione Inter su www.passioneinter.club del nostro Andrea, che ricalca una considerazione che è stata fatta in chat, perché Mister Maio scrive: sinceramente hanno ragione, è in sago, ma Bissek invece ha bloccato un pallone che sarebbe passato. Sono due azioni diverse, mi tocca dare ragione a Doveri. Sei d'accordo con queste differenze? E che differenze c'è tra Bissek l'anno scorso in Interlazio e questo? Sì, te lo dico spesso, no? Quando tu cerchi di farmi dire che sono episodi simili. Episodi identici nel calcio sono praticamente impossibili. E in effetti a me non è piaciuta l'equiparazione di questi due episodi. Intanto Ricci sta correndo mentre Bissek sta saltando. Bissek ha già il braccio fuori figura, mentre Ricci no. L'unica cosa equiparabile tra i due è che c'è un movimento del braccio verso il pallone. In quel caso, la scorsa stagione, il tocco di Bissek, anche qui, fu giudicato volontario perché il movimento era appunto del braccio verso il pallone, e anche quello di Ricci, secondo me, resta volontario. Io so di essere rimasto tra i pochi, insieme a Cesari e Bergonzi, tra gli ex arbitri, a giudicare questo tocco punibile. Per l'AIA non è punibile, quindi ne prendiamo atto. Io Maurizio mi affido a te perché chiaramente sei molto più competente su questa cosa. Ho un grandissimo dubbio, però il principale dubbio su questo episodio che mi rimane è che siamo partiti dal leggere la trascrizione delle parole di Doveri che dice petto, niente, 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 tutto naturale. Quando poi Pio Esposito va a lamentarsi, questa cosa in open bar non si vede, ma si vede in bordo cam, cioè Sì, la trasmissione sempre di DAZN, se non sbaglio, si vede lì, che a Pio Esposito Doveri dice era attaccato e gli fa il gesto del braccio attaccato. Quindi Doveri, che probabilmente non ha visto nulla perché era dietro, sì. prima dice che era petto e quindi niente. E poi dopo a Pio Esposito dice che invece non è rigore perché il braccio era attaccato. Quindi che cosa ha visto Doveri e perché il VAR allora ha deciso al posto di Doveri, in pratica? O sbaglio? Ma tu prima hai mostrato qui l'immagine dal retro, quella che non hanno preso subito in considerazione, eccola qui, non hanno preso in considerazione in sala VAR, e guardate dov'è Doveri e guardate dov'è il pallone. Ora, a meno che non abbia la vista bionica, Doveri non può aver visto con quale parte del corpo ha toccato il pallone Ricci. È per questo che secondo me lui dice petto all'inizio, perché da quella visuale probabilmente sembra appunto col petto. Tra l'altro, correggimi Lorenzo, ma abbiamo visto le riprese con l'AIRCAM di tutte le azioni più importanti. Di questa non l'hanno fatto vedere, sbaglio? Devo ricontrollare, a memoria mi sembra di no, a memoria mi sembra di non averla vista. E sarebbe stato invece interessante vedere Interessante. cosa ha visto, perché Doveri ha visuale libera o no? Lo vede questo tocco di mano o no? Se, come abbiamo sentito, lui live dice petto, e probabilmente non ha visto il tocco. Sì, l'unico dubbio, come scrivono in chat, è che potrebbe essere un petto magari riferito, questo non lo possiamo sapere, a un Dumfries, per esempio, che la dà di petto in Ok. mezzo. Questo è l'unico dubbio che possiamo avere. Però resta il dubbio sul fatto che possa averlo visto o meno, e la valutazione che fa Doveri, mi viene la perplessità del perché il VAR non richiama ad un on-field review in un momento così, così importante. Volevo farti No, però due domande. attenzione, il VAR deve richiamare solo se per Chiaro. loro c'è chiaramente errore, quindi mettiamo anche il caso che Doveri non abbia visto, come secondo me è successo. Se però per il VAR, anche se non ha visto, ha preso la decisione giusta in campo, è inutile richiamarlo per fargli dire guarda, hai preso la decisione giusta, ma siccome non l'hai visto te lo facciamo anche vedere. No, è una partita di tempo.
Sì, detto che poi arriviamo da una stagione in cui Rocchi aveva detto meglio un on-field review in più che una in meno, soprattutto in caso di dubbi, ma qui Abisso, che era stato molto sicuro sul petto di D'Ambrosio, è stato molto sicuro anche Lo in, sapevo che avresti ritirato fuori quello di solito. in questo caso qua, è stato molto sicuro. Prima di salutarti, Sì. Maurizio, due domande veloci. Qualcuno in chat continua a chiederci, non ha ben capito il calcio d'angolo su cui arriva quel tocco di Carlos Augusto, che tra l'altro lo tocca anche di mano nel mandarla Sì. in porta, e stava già protestando per il fischio. La domanda però che ti fanno è il fatto che l'assistente arbitrale abbia dato il via libera alla battuta. Doveri ha sbagliato nell'intervenire, nel fischiare preventivamente, tra l'altro, c'è questa cosa nuova adesso. Sì, assolutamente ha sbagliato, cioè lui può farlo quello che ha fatto, cioè di fischiare perché magari sta vedendo che ci sono in area sui corner si formano le famose coppie, come li chiamiamo noi a livello arbitrale, e tu cerchi di controllare con la visuale il maggior numero di coppie possibili. Probabilmente lui si è concentrato su Carlos Augusto e Saelemaekers, ha visto che ci sono state queste spinte, però tu o fischi prima della battuta oppure dopo che è stato battuto il calcio d'angolo, se fischi prendi una decisione tecnica, cioè o secondo te è Carlos Augusto che sta spingendo Saelemaekers e quindi fallo in attacco e fai riprendere il gioco con un calcio di punizione per il Milan, oppure è il contrario, allora dai un rigore all'Inter, sarebbe stato ovviamente troppo. Se una volta battuto il calcio d'angolo tu decidi di farlo ripetere, attenzione, dal regolamento non è che stiamo parlando di errore tecnico e far rigiocare la partita, però stai un po' facendo il fenomeno, cioè così perdi solo tempo perché poi il pallone deve ritornare a chi ha battuto il calcio d'angolo, nel frattempo vengono i calciatori a protestare, cioè non fai una cosa intelligente dal punto di vista arbitrale. Se lo hai visto, e tra l'altro è vero che i due si spintonano, ma al momento della battuta, e cioè un secondo dopo la battuta fischia, non si sta più spingendo nessuno, quindi che senso ha fischiare dopo? Tra l'altro, come hai detto tu, abbiamo visto solo oggi dal replay che l'ultimo tocco è stato di mano, quindi il gol sarebbe stato comunque annullato. Certo è che Carlos Augusto mi sembra l'unico forse che ha sentito quel fischio, perché tutti gli altri sono intenti a cercare i nerazzurri a segnare e i rossoneri a evitare il gol. E l'unico che si gira subito e allarga le braccia è proprio Carlos Augusto, perché forse è l'unico che ha sentito questo fischio. Certo, senza il fischio magari avrebbe provato a colpire il pallone con una parte del corpo diversa dalla mano. Salutandoti Maurizio, l'ultimissima domanda è Sì. dal club di Passione Inter, ti unisco quelle di Matteo ed Emilio. Si è parlato addirittura, mi è sembrato un po' forte come messaggio, quello della sudditanza psicologica tra arbitro Doveri, che è un arbitro importante, ed un VAR che magari è un po' meno forte rispetto all'arbitro. Che, secondo te a che punto siamo, ecco, nel rapporto tra arbitro e VAR da questo punto di vista? E se questo rapporto è anche almeno in parte condizionato da trasmissioni come Open VAR che poi rendono pubblico quello che ci si dice, secondo te? Ma sulla sudditanza io mi auguro che non ci sia. Certo è un po' strano che se tu mandi quello che ritieni il miglior arbitro della Serie A, ovvero Doveri, ad arbitrare il derby, poi magari mandi anche il miglior VAR. E la coppia Abisso di Bello non mi sembra la migliore che abbiamo in Serie A. Comunque non credo che anche insomma, dal mancato come dire, dialogo in sala VAR non penso che ci sia stata sudditanza, almeno me lo auguro perché sarebbe davvero troppo grave. Il fatto che ci fanno risentire gli audio in sala VAR sì, può magari condizionare un po' chi è al VAR, cioè perché Abisso e Di Bello non si parlano e dicono subito check completato, magari si guardano oppure coprono con la mano il microfono per dire qualcosa. Non vorrei, cioè io non vorrei fare troppa dietrologia perché sennò oltre agli audio dobbiamo vedere anche le immagini allora in sala VAR per vedere che cosa Certo. fanno all'Issone, però mi sembra un po' esagerato, ecco. No, Torniamo sul... anche perché la premessa che forse avrei dovuto fare all'inizio, non stiamo, o almeno io non penso che il campionato sia
pilotato che ci sia un complotto anti-Inter, non penso che ci sia una decisione che va sempre No, a ragazzi, favore di una gli squadra. ultimi due big match, Inter-Juventus e Milan-Inter, dimostrano che non c'è Marotta League, perché una volta l'Inter è avvantaggiata e una è svantaggiata. Ci sono tanti errori arbitrali, alcuni sanati dal VAR, altri no, altri addirittura determinati dal VAR, il che è la cosa più grave in assoluta. Però ecco, sono d'accordo. È vero che purtroppo ogni weekend di Serie A siamo qui a parlare di errori arbitrali, una volta contro l'Inter, una volta contro la Juventus, eccetera, eccetera. Però ecco, parlare di un disegno per riaprire il campionato, no, non esageriamo, ragazzi, dai. No, no, infatti casomai il tema sarebbe sull'eco mediatica che hanno gli episodi, questo forse è un altro tema. Qui ce ne sarebbe tanto da dire, sì. Ci sarebbe da dire. Maurizio, grazie davvero come sempre. Grazie a te, Lorenzo, buona serata a tutti.